Come si fa a realizzare una presentazione davvero efficace? Prima di tutto ci sono degli aspetti di storytelling, ovvero cosa dire, cosa non dire, cosa dire prima, cosa dire dopo, la scelta del flusso della comunicazione. Ci sono degli aspetti grafico-visivi, queste idee a un certo punto devi portarle in vita e lo faremo con delle slide, la scelta delle immagini, la scelta delle icone. In ultimo, ma non meno importante, la tua capacità di stare davanti al pubblico senza andare nel panico e deliberare il tuo messaggio in maniera efficace, controllare il tono of voice, controllare il ritmo, lo sguardo, il modo in cui crei empatia con le persone. In questa guida completa ho raccolto tecniche e strategie per realizzare presentazioni efficaci e perché no, magari senza perdere neanche troppo tempo, perché diciamocelo, alla fine quando facciamo presentazioni il tempo non basta mai. Vediamola insieme. Prima di tutto armati di un pezzo di carta e una bella penna perché lasciamo da parte PowerPoint e cominciamo a riflettere sulla scaletta dei contenuti, l'organizzazione del contenuto, quello che vuoi dire prima e quello che vuoi dire dopo, ma soprattutto quello che vuoi dire e quello che non vuoi dire, quello che vuoi tralasciare, cosa per niente scontata, soprattutto se il progetto è tuo. Probabilmente tutto ti sembrerà molto più importante di quello che veramente è. Ricordati che all'interno della presentazione dobbiamo dire tutte e sole quelle informazioni che servono alla nostra audience per prendere la decisione che stiamo cercando di influenzare. E parliamo di audience. Chi è l'audience? La componente più importante della tua presentazione. A seconda dell'audience e quindi del tuo pubblico cambia completamente il modo in cui comunichi un messaggio. Per cui è fondamentale partire da una comprensione approfondita del livello di consapevolezza rispetto all'argomento che vuoi trattare che la tua audience ha prima della tua presentazione ed è importante definire qual è il livello di consapevolezza dove vuoi portarli. Quindi il viaggio prima della tua presentazione ne sapranno un pochettino, dopo della tua presentazione ne sapranno un pochettino di più e questo gli permetterà probabilmente di prendere una decisione che tu stai cercando di influenzare. Ed è così che da audience passiamo al secondo concetto importante, obiettivo. Qual è l'obiettivo della tua presentazione? Questo ti deve essere chiaro, sin dalle primissime righe. Non voglio dire slide perché partiamo da carta e penna. Quindi, qual è l'obiettivo? Maurizio, voglio che la mia audience investa nella mia startup, finanzi il mio progetto, supporti una decisione aziendale, approvi un budget, approvi il lancio di un nuovo prodotto, un meeting di follow-up durante il quale potremo chiudere una trattativa commerciale. L'obiettivo deve essere chiaro, fin dalle primissime battute, perché rappresenta la destinazione del viaggio che vuoi far compiere alla tua audience. Puoi finalmente progettare la struttura. È importante lavorare su tecniche di storytelling e quindi creare interesse. Ricordati, se vuoi qualcosa, il tempo della tua audience e la loro attenzione, devi essere pronto a dare qualcosa in cambio. Per cui è fondamentale cercare di partire sempre da un conflitto, da un problema, qualcosa che generi interesse. Parla del loro problema meglio di come ne potrebbero parlare loro e si fideranno del fatto che tu abbia una soluzione che sicuramente vorranno scoprire. Crea attenzione, fai in modo che siano loro a voler la soluzione, non essere tu a forzarla cercando di ottenere un'attenzione che probabilmente andrà calando sin dalle primissime battute della tua presentazione. L'attenzione va guadagnata sul campo. Parti da un problema, introduci una soluzione e dai tutte le informazioni necessarie per far sì che ti possano credere. Nell'In-Presentation Design utilizziamo un canvas strategico per la progettazione della storyline della presentazione. Lo chiamiamo l'In-Presentation Strategy Canvas e ci permette di tenere in considerazione l'audience, l'obiettivo, le obiezioni e poi ci aiuta a creare una struttura efficace per i nostri messaggi. Parte dall'identificazione di una strategia di aggancio iniziale, una dinamica problema-soluzione, la ragione per far sì che ti credano e infine una call to action. Ti lascio questo strumento fantastico nelle risorse. Dagli un'occhiata, ti aiuterà per tutte le prossime presentazioni. Arricchisci questo strumento completandolo con la tua storia. Sì, anche se stai parlando di business, la struttura narrativa, sfrutta delle metafore, sfrutta degli esempi, fai in modo che la tua presentazione sia semplice da seguire, non sia piena di gergo tecnico e che chiunque all'interno della tua audience possa sentirsi parte di questo viaggio. Oggigiorno poi la creazione della struttura narrativa non deve neanche essere più frutto di un lungo brainstorming personale, perché ci sono strumenti di intelligenza artificiale, come i principali large language model,
con i quali puoi chattare e creare delle strategie di aggancio, delle dinamiche problema-soluzione. È facilissimo creare una struttura narrativa o 100 strutture narrative allo stesso tempo grazie a strumenti come GPT-4, Claude 2, Bard, Bing AI, adesso rinominato Copilot. Nei nostri corsi di Presentation Design spieghiamo come farlo. Se ti incuriosisce, non esitare a lasciare un commento. Sarà mio piacere condividerti le nostre strutture di prompt più efficaci. Il passo successivo è scegliere lo stile della tua presentazione. Di cosa sto parlando? Font e colori. Primo fra tutti, quale font utilizziamo all'interno della nostra presentazione? Esistono dei font con le grazie e dei font senza grazie. Il mio consiglio è quello di utilizzare per la maggior parte dei casi font senza grazie. Sono i migliori per lo skim reading. Se utilizzi font con le grazie, invece, invoglierai l'audience a leggere le tue slide, cosa che vuoi evitare perché lo scopo durante una presentazione è che le persone guardino te per la maggior parte del tempo e poi occhiata veloce alla tua slide e tornino da te. Non lasciare che leggano troppo, altrimenti ne perderai l'attenzione. Per quanto riguarda i colori, cerchiamo di stare sulle delle combinazioni colori efficaci. Ci sono delle palette colori che puoi trovare tranquillamente online, oppure ti puoi calcolare la tua palette colori. Una delle combinazioni colori che io preferisco, ad esempio, è la combinazione colori complementari. Cosa vuol dire? Se tu hai un colore di partenza, che magari è il colore del tuo brand, ci sarà un colore a 180 gradi sulla ruota colori che chiamiamo colore complementare. Quel colore è un colore che ben si addice per via del contrasto al tuo colore principale. Ci sono tante combinazioni colori che i designer utilizzano per calcolare i colori piuttosto che improvvisarli, in modo da assicurarsi un fitting praticamente perfetto. Non andiamo a gusto personale, ma progettiamo lo stile in modo efficace sin dalle primissime battute. Le slide sono uno strumento fenomenale perché ci permettono di portare in vita dei concetti, ci permettono di parlare a quella parte del cervello che chiamiamo percettiva. Di che cosa stiamo parlando? Quando proietti una slide alla tua audience, il cervello delle persone ci mette un quarto di secondo a identificare degli oggetti nello spazio e creare una aspettativa da un punto di vista semantico. Se io vedo degli oggetti nello spazio, vedo un'immagine, non leggo, non processo in dettaglio le informazioni, ma quell'immagine, quell'insieme di colori già mi fanno predisporre nell'attesa di un significato. Se vedo una slide con un sistema di colori giallo, verde, rosso, probabilmente penserò a un sistema a semaforo e di conseguenza immaginerò che alcune attività saranno on track, altre magari in progress e altre addirittura bloccate. Questo è un tipico esempio che viene dal mondo del project management, ma ce ne sono infiniti. Il punto è semplice: il modo in cui le persone percepiscono il contenuto della tua slide da un punto di vista visivo influenza il modo in cui ne fruiranno, il modo in cui lo capiranno. Spesso pensiamo che le persone leggono le nostre slide per capire il messaggio che contengono. La realtà è che nessuno legge per capire, tutti leggono per confermare quello che hanno percepito. Ci sono tanti strumenti che puoi utilizzare all'interno di una presentazione, immagini in alta risoluzione, mi raccomando, non searchiamole, ritagliamole in maniera appropriata, ti lascio tra le risorse un link a una guida per lavorare le immagini al meglio, puoi utilizzare le icone, quindi passiamo dalla grafica bitmap a tutto il mondo della grafica vettoriale. PowerPoint supporta gli SVG, Scalable Vector Graphics, sono tutte quelle iconcine alle quali puoi cambiare colore direttamente all'interno di PowerPoint. Addirittura se le separi con la scorciatoia Ctrl Shift e G potrai modificarne ogni componente e cambiare il colore di ogni singola parte della tua iconcina. Così facendo potrai customizzare le tue iconcine e riflettere ad esempio i colori di cui abbiamo parlato prima. Su mauriziolacava.com abbiamo creato un portale ricco di milioni di risorse in alta risoluzione completamente gratuite, non devi neanche registrarti. Ti basta entrare nella sezione risorse del sito, cliccare sulle risorse per presentazioni ed ecco il nostro portale. A questo punto hai a disposizione immagini, icone e addirittura template di slide già pronti. Ebbene sì, perché alla fine le slide che realizziamo più o meno sono sempre quelle. Slide di agenda, roadmap, matrici SWOT, organigrammi, hai tutto a disposizione, disegnato dai nostri designer. Scaricalo e smettila di reinventare la ruota. Al di là di tutte le scelte grafiche, però, tieni sempre a mente una questione fondamentale.
La progettazione dell'esperienza. Chiediti la tua audience come fruirà del contenuto della tua presentazione. Alle volte mi dicono: Maurizio, le persone leggeranno le mie slide e quindi scrivo in piccolo. Dipende come le leggeranno e dove le leggeranno. Oggigiorno moltissime presentazioni vengono fruite in maniera mobile, quindi da uno smartphone. Se vengono fruite da uno smartphone, allora saranno fruite quasi sicuramente con scroll verticale e questo cambia completamente la logica di una presentazione. Ci avevi mai pensato? Tieni presente come la tua audience fruirà della tua presentazione. Ti seguirà mentre presenti su Teams? Ti seguirà mentre presenti in una sala riunioni? Sei ad un evento? Scrolleranno su uno smartphone? Le guarderanno su un tablet? Tienilo presente perché così potrai disegnare nella maniera più efficace per rendere la presentazione più fruibile. Non per te, ma per le persone che ne dovranno fruire per davvero, la tua audience. Mi raccomando, coerenza. Cerca di evitare tutti quei collage che naturalmente capitano quando copia e incolliamo slide prendendo contributi dalle presentazioni dei colleghi. Cerca di mantenere uno stile grafico dall'inizio alla fine della tua presentazione. Limita il contenuto all'interno delle slide finché possibile ad un messaggio per slide. Questo ti aiuterà a far concentrare le persone e rendere più digeribile la tua presentazione. Entriamo finalmente nel mondo dei contenuti della tua presentazione. È il momento di metterci dentro del testo. Solitamente lo facciamo con dei titoli. Il titolo deve sempre contenere il messaggio chiave della slide. Evitiamo titoli troppo lunghi, evitiamo titoli troppo corti. Cerchiamo di trovare il giusto trade-off per realizzare un titolo che veicoli il messaggio a colpo d'occhio, perché lo sappiamo, alla fine la tua audience leggerà per prima cosa il titolo della slide e soltanto se sarà interessata poi entrerà nel dettaglio. A meno che non ci siano delle immagini. In quel caso le immagini tendono a prevalere. Assicurati che queste immagini non siano pixelate, che non sgranino, utilizza delle immagini in alta risoluzione e sarai a posto. È importante però che queste immagini siano semanticamente risonanti con il contenuto e quindi che le immagini rappresentino per davvero il messaggio nella tua slide. Per questa ragione è fondamentale curare attentamente la scelta grafico-visiva della tua presentazione da un punto di vista stilistico ed anche semantico. Testo e grafica quindi si combinano all'interno della tua presentazione in un gioco di bilanciamenti che deve sempre riuscire a trasferire il messaggio nel minor tempo possibile, affaticando la tua audience il meno possibile. Esistono delle regole di composizione visiva fenomenali, come ad esempio la regola dei terzi. Ti lascio una guida che ho scritto qui sotto tra le risorse in modo da poter andare a curiosare. Fondamentalmente si tratta di una delle tante griglie di progettazione visiva, probabilmente la più utilizzata, la più facile da mettere in pratica per dare un bilanciamento grafico che sia in sezione aurea, quindi un buon bilanciamento grafico tra il contenuto testuale e le immagini. Un discorso è avere una slide dove i livelli di lettura sono tutti confusi ed è tutto sullo stesso livello, un discorso è progettare una slide su 2/3 e 1/3 e quindi evocare la proporzione aurea, creando dei livelli di lettura che suggeriscono un ordine chiaro in cui fruire della tua slide. Lavoriamo per affaticare il meno possibile la nostra audience ed aiutarli ad andare attraverso il nostro contenuto il più rapidamente possibile. È importante creare contrasto tra i livelli di lettura. Non ha senso avere un titolo che abbia le stesse dimensioni del corpo del testo. Sono due livelli di lettura diversi, uno va letto prima, l'altro va letto dopo, quindi è fondamentale che tra loro contrastino e non ci siano dubbi. Prima di scrivere la prossima frase, pensaci e magari ripensaci. Utilizza la tecnica del tweet. Quante volte in 140 caratteri sembra impossibile farci stare un messaggio? Ebbene, all'interno di quel tweet, se poi ce lo vuoi far stare, prima o poi, a suon di giri e rigiri, vedrai che riesci a farci stare il tuo messaggio. Soprattutto ormai con gli strumenti di intelligenza artificiale. Basta prendere un intero testo, darlo in pasto a un GPT-4, a un Claude e dirgli semplicemente quanti caratteri vogliamo che quel messaggio venga fuori e lui ti offrirà delle opzioni. Per cui assicuriamoci che il nostro testo sia sempre ottimizzato in modo da utilizzare tutte e sole quelle parole che veramente servono alla mia audience. Massimizziamo l'ottimizzazione degli spazi senza creare affollamento. Valorizziamo gli spazi vuoti che sono un preziosissimo alleato all'interno delle presentazioni. Se poi utilizzi dei dati che provengono da fonti esterne, è importante citarne le fonti. Le fonti però possono essere messe in piccolo all'interno della slide, è fondamentale capire che esistano delle fonti
che siano autorevoli, ma non è sempre indispensabile che queste fonti vengano lette. Sovente sono frutto di una risposta a una domanda che ti arriva. Qual è la fonte di questa informazione? Tu l'hai riportata all'interno della slide ed è evidente ad occhio che ci sia. A quel punto puoi anche menzionarla. Solitamente però si tratta di un livello di lettura ausiliario. Lavoriamo con colori chiari e con dimensioni modeste, in parti della slide che non necessariamente attirano l'attenzione. Adesso è il momento di dedicarsi alla parte di interazione e coinvolgimento del pubblico. Creare empatia con le persone che hai davanti è fondamentale e fa la differenza tra una presentazione efficace e una presentazione che invece non funzionerà. All'interno di una presentazione ti troverai ad affrontare una montagna russa di attenzione, picchi di alta, picchi di bassa, e allora dovrai essere pronto a reagire. Ad esempio rompendo gli schemi, facendo qualcosa di totalmente inaspettato. Può essere una pausa, che magari a te sembra infinita, ma alla tua audience darà tempo di respirare e farà loro sentire la necessità di prestare attenzione. Che cosa sta succedendo? Si è fermato? Oddio, aspetta che io dica qualcosa? Questo ti permetterà in maniera molto semplice di ricatturare l'attenzione. Puoi utilizzare delle domande stimolo. Avete capito? È tutto chiaro? Allora ragazzi, fatemi un esempio di quest'ultima cosa che abbiamo detto. Come si potrebbe applicare quello che abbiamo detto al vostro lavoro? A qualcuno viene in mente qualcosa? Mi raccomando il contatto visivo. Sì, lo sappiamo, ci sono un sacco di intelligenze artificiali che ti permettono di bloccare gli occhi sulla camera, come per esempio Nvidia Broadcast. Sono carini, però ti dico sinceramente, è fondamentale il contatto visivo. In questo momento io sto parlando in camera. Ormai, soprattutto post-Covid, tante presentazioni si fanno online, su Teams, su Zoom, e sappiamo che a differenza di quando siamo dal vivo ci troviamo a guardare all'interno di un obiettivo. Io credo che il modo più giusto sia quello che ci venga più naturale, non possiamo stare sempre con gli occhi incollati a un obiettivo, però guardare dentro l'obiettivo significa guardare tutte le persone che ti stanno guardando dall'altra parte. Se invece sei offline, tutto questo è più semplice, basterà dispensare il tuo sguardo un poco per volta alle diverse componenti della sala, tenendo presente però che il tuo sguardo accende dei riflettori sulla persona che stai guardando, e questo per esempio è un'ottima tecnica per riprendere l'attenzione quando qualcuno si distrae. Avvicinati, puntagli gli occhi, guarda quella persona, si sentirà al centro dell'attenzione, probabilmente qualcun altro comincerà a guardare quella persona e ti posso garantire che tornerà tra i ranghi, smetterà di disturbare e sicuramente ti presterà attenzione. Ci sono tante altre tecniche anche da un punto di vista tecnologico, soprattutto se stai lavorando online, come per esempio i sondaggi, i poll. Una tecnica che a me piace utilizzare parecchio, per esempio, è la chat. È naturale e semplice per tutti, ma perché le persone utilizzino la chat durante la tua presentazione ti devi assicurare di rompere la barriera di utilizzo all'inizio del tuo speech. Per cui all'inizio della tua presentazione assicurati di chiedere a tutti di cominciare a utilizzarla, con una scusa qualunque. Ragazzi, scrivetemi un ciao, ditemi da dove vi connettete, quali sono i problemi principali che voi avete in relazione all'argomento che tratteremo oggi. Le persone si sentiranno coinvolte e cominceranno a utilizzare la chat. Diventerà un riflesso naturale e durante tutta la presentazione non esiteranno a utilizzarla. A questo punto però è fondamentale che tu la tenga sott'occhio. Spesso nelle presentazioni si perde d'occhio la room su Teams all'interno della quale invece stiamo presentando. Per avere controllo completo della tua presentazione è importante padroneggiare l'utilizzo della modalità relatore, anche con Teams, anche in presentazioni online. Quindi per farlo ho registrato un mega video, una guida completa all'utilizzo della visualizzazione relatore che ti lascio nelle risorse. Dagli un'occhiata, sono certo che ti tornerà utile. In ultimo, curiamo il post presentazione. Sai quel documento che decidiamo di lasciare alle persone? Ecco, è quello che spesso compromette l'efficacia della nostra presentazione, perché è quello che ci fa dire: ma se io questa presentazione la devo condividere, allora ci devo mettere tutto il testo, altrimenti poi le persone quando la leggeranno per i fatti loro che cosa ci capiranno? Evita di affollare le tue slide con il testo, utilizza le note e sfrutta il concetto di handout per creare un documento che svolga la duplice funzione, quella di presentazione e quella di documento per essere letto. Per farlo è semplicissimo, ti basterà utilizzare le note per scrivere tutto il testo che vuoi che le persone leggano, dopodiché
vai su PowerPoint e stampa con le note in pagina. In questo modo otterrai un A4 con la tua slide on top e il testo subito sotto. Avrai quindi creato una presentazione che sarà efficace durante il tuo speech e sarà possibile creare un PDF con le note sotto da distribuire a valle della tua presentazione. Non perdere tempo, vai a provare subito questa tecnica. Adesso che ti ho mostrato una panoramica di cose da fare, vediamo cosa invece non bisogna fare per realizzare una presentazione efficace. Gli errori più comuni sono sicuramente errori di tipo tecnico. Quante volte utilizziamo un sacco di animazioni, transizioni che complicano completamente il flusso di lavoro, poi passi la presentazione a un collega, si trova una slide con 1 miliardo di animazioni e fa fatica a lavorarla. Per cui poi alla fine ricette bianche e compromessi grafico-visivi che complementano l'efficacia della presentazione e sprecano un sacco di tempo a tutto il team. Riempire la presentazione di transizioni che non aggiungono alcun valore all'efficacia comunicativa. Evitiamo less is more, sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista contenutistico. Evitiamo di sovraffollare le nostre slide con un sacco di contenuto. Ricordati, come abbiamo detto, il testo va nelle note. Potrai sempre stampare un handout da distribuire a valle, ma durante la presentazione le tue slide devono essere essenziali e ti devono permettere di rimbalzare l'attenzione della tua audience tra te e le tue slide, in un flusso continuo di attenzione. Se parli troppo tecnico, le persone non ti capiranno. E se l'audience è mista, se una parte di persone tecniche e una parte di persone non tecniche, il mio consiglio è parla a tutti, perché se poi i tecnici alla fine avranno qualche domanda di approfondimento, non mancheranno di unirsi alla conversazione e soprattutto il tecnico capirà che dietro quello che stai dicendo c'è un mondo, ma perlomeno ti assicuri di portare dall'inizio fino alla fine del viaggio tutta la tua audience e ci sarà sempre tempo durante la Q&A finale di soddisfare i più esigenti. Concludiamo rispondendo alle domande più frequenti relative alla realizzazione di una presentazione efficace. Domanda numero 1. Maurizio, come si fa a fare una presentazione efficace? Ci sono 3 componenti fondamentali. La prima è la storyline, quindi l'impostazione del contenuto, cosa dire, cosa non dire, cosa dire prima, cosa dire dopo. Tutti gli aspetti grafico-visivi che concernono la scelta dello stile, il modo in cui porti in video i contenuti, il modo in cui comunichi tramite le tue slide ed in ultimo, ma non meno importante, la delivery, il public speaking, il modo in cui la presentazione sarà poi effettivamente presentata, il modo in cui creerai quella connessione empatica con la tua audience che farà la differenza. Altra domanda, quante slide all'interno di una presentazione di 5 minuti? Non possiamo non citare la regola del 10, 20, 30 di Guy Kawasaki. 10 slide per un pitch di 20 minuti, scrivi in grande almeno 30 punti, altrimenti le persone finiscono per leggere e distrarsi. O probabilmente è perché non ti ricordi quello che devi dire e quindi hai bisogno di scrivere tutto all'interno delle tue slide. Però ti consiglio di non focalizzarti troppo sul numero di slide, ma sul tempo a tua disposizione. Il numero di slide sarà una conseguenza. E soprattutto evitiamo di realizzare quelle presentazioni dove ci viene detto voglio soltanto 1 o 2 slide all'interno di questa presentazione per parlare di quel concetto e poi all'interno di quelle 2 slide finiamo per compattarci decine di animazioni per farci stare tutto dentro accatastando le informazioni che compaiono una per volta. Non ha senso, è meglio avere qualche slide in più che però scorra più velocemente. Non è quante slide hai nel deck che fa la differenza, ma è il modo in cui vengono percepite. Come fare una presentazione schematica? 3 componenti chiave. What, so what, now what. What introduce il contesto di riferimento. So what spiega all'audience perché dovrebbe prestare attenzione. Now what è la tua call to action finale. Se vuoi che le persone facciano qualcosa, glielo devi dire. Suggerisci di prendere una decisione, suggerisci di unirsi a un meeting, suggerisci di finanziare una startup. Fallo in maniera esplicita, coinvolgi la tua audience e spingili ad agire. Cosa dire all'inizio di una presentazione? Strategie di aggancio iniziale. Ne ho identificate circa 13 tra le più famose al mondo e ho scritto una mega guida all'aggancio iniziale per presentazioni. Le chiamiamo strategie di hooking. Sono tecniche fenomenali che spaziano dal creare qualcosa di inaspettato, fare una domanda, dire subito alle persone che cosa ricaveranno da questa presentazione, partire con una statistica scioccante, eccetera, eccetera. Tante tecniche che possono essere adoperate all'interno della tua presentazione. Se poi pensi di utilizzare la guida che ti sto per lasciare qui sotto tra le risorse, insieme a uno strumento di intelligenza artificiale, potrai utilizzare le mie 13 strategie insieme a un motore di intelligenza artificiale
che può applicarle al tuo contesto di riferimento e creare centinaia, se non migliaia, di strategie di aggancio in un solo click. Non perdere tempo a fare brainstorming, utilizza uno strumento di AI, crea delle strategie efficaci e scegli quella che ti sembra più fitting con il contesto di riferimento e le persone che ti trovi davanti. Come fare una bella presentazione aziendale? Bella o efficace? Cosa stai cercando di fare? Sicuramente la scelta stilistica è fondamentale. Cerchiamo di utilizzare immagini che non siano pixelate, vai sul mio portale, icone in grafica vettoriale, senza gli sfondini bianchi dietro, che rappresentino gli stili, i colori aziendali, quindi utilizza la tecnica per separarle e colora le diverse componenti, in modo da creare un risultato un po' più appealing, ma soprattutto fitting con il branding aziendale. Lavora con dei font coerenti, evita troppi font all'interno della stessa presentazione. Insomma, cura lo stile e le tecniche di progettazione grafica per ottenere una presentazione aziendale bella ed efficace. Ma cosa si scrive alla fine di una presentazione PowerPoint? Cosa si scrive all'interno dell'ultima slide? E qui si aprono tante scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero del grazie, perché le persone ti hanno prestato attenzione e quindi tu vuoi ringraziare in cambio. C'è invece chi sostiene che la parte finale debba contenere delle informazioni utili all'audience a prendere una decisione. Io personalmente penso che dipenda molto dall'audience, dal contesto di riferimento. Chiaro è che se sei ad una pitch competition di una startup, l'ultima slide non può essere un grazie, ma devi lasciare dei riferimenti, devi lasciare l'opportunità all'audience di fare una foto e poterti ricontattare. Se magari stai influenzando un budget, vuoi lasciare come ultima slide i passi successivi, quello che vuoi che le persone facciano o magari che comincino a memorizzare. Puoi lasciare a schermo una slide che può far partire una sessione di Q&A e quindi una slide che possa funzionare da appoggio e stimolo per poi animare una conversazione, eccetera, eccetera. Il consiglio è quello di adattarti al contesto e soprattutto all'audience che hai davanti. Per questo video è tutto, spero di averti dato una bella carrellata e un sacco di spunti per realizzare presentazioni efficaci che ti metto a disposizione affinché tu possa creare presentazioni sempre migliori e perché no, magari risparmiare anche un po' di tempo. Buone presentazioni!